Io purtroppo ho preso in considerazione solo l'Ajax di quest'anno, non quella dell'anno scorso, perché bisogna giocarci quest'anno, non l'anno scorso. E, e a me sembra che Schroeder stia facendo un ottimo lavoro anche quest'anno. Ci assomigliamo molto come tipo di squadra, perché tutte e due amano andare a giocare palla a terra in velocità, a costruire dal basso. Loro hanno anche l'alternativa di questo gioco subito lungo, dove avendo calciatori anche di impatto davanti a livello fisico gli si può scaraventare la palla addosso. Noi su questo dobbiamo spesso creare un verso al modo di attaccare. Però sarà una sfida emozionante, uno stadio magnifico, un club fantastico e riusciremo a diventare grandi soltanto facendo delle grandi partite, per cui vogliamo provare a fare questo. Ho bisogno di un punto per cosa? Come ho bisogno di un punto per passare il turno? Lei cerca di distrarci. Nee. Ik zeg, u gaat voor de overwinning. You are going to play in order to win. Sì, così va meglio. Non si può fare diversamente. È l'etica del lavoro, è l'etica del modo di entrare in campo partita dopo partita che ti dà una personalità, che ti dà una convinzione di essere forti. Non si può fare delle partite dove ora mi nascondo un po' perché probabilmente ho vantaggio, se no, si fa sempre allo stesso modo, si parte e si va addosso forte perché se no l'Ajax è una squadra che sa costruire molto bene e si cerca di togliergli lo spazio e il tempo per fare le sue giocate. Poi vedremo alla fine, valuteremo se ci siamo riusciti o no, ma noi giochiamo il nostro calcio, che è un calcio che sta cambiando in Italia e che molte squadre lo stanno portando avanti bene. Prima di tornare dal Corriere dello Sport c'è un attimo messicano. Buonasera, Mr. Spalletti. José Luis Villa, de Diáspora Deportiva México. In the previous match against Torino, you made 5 changes. The last one was at the 68th, Napolitano, and Lozano entered. Regarding Napolitano, is ready to play? Allora, noi abbiamo a disposizione una rosa di calciatori che assomiglia a una rosa del Napoli. Per essere calciatori del Napoli bisogna essere calciatori di un certo livello e noi ne abbiamo molti calciatori dal Napoli, per cui può succedere che domani 2 o 3 titolari giochino al posto di altri 2 o 3 titolari, senza andare a fare nomi, anche perché quando si ha a disposizione un allenamento solo per giocare una partita, ci prendiamo tutto il tempo per pensare bene, per valutare, per parlare anche con i medici e con tutto il nostro staff di quello che possono essere le situazioni individuali dei calciatori.
Sport e si prepara la RAI. Buonasera mister. Sera a lei. Due curiosità, una all'allenatore e una allo sportivo. All'allenatore vorrei chiedere, visto che il Napoli è stato strabiliante, è partito fortissimo, quanto ancora può migliorare, cos'è che ancora non le piace? E invece allo sportivo, visto che l'accennava prima, l'emozione di giocare nella Johan Cruyff Arena, lei che gioca nel Diego Armando Maradona, è uno stimolo in più emozionale? Partiamo da questa. È bellissimo venire a giocare in uno stadio fantastico come lo Johan Cruyff Arena. È bellissimo portarsi dietro quello che è la storia del nome del nostro stadio e bisogna essere di quel livello lì per poter nutrire sogni di grandi prestazioni e di grandi vittorie. Io l'altra volta ho detto che ogni vigilia di una partita di Champions per me è come il giorno prima di Natale, è uguale anche stasera, è una sensazione bellissima, più bella per questi particolari che lei ha citato adesso, e vogliamo essere all'altezza dei nomi, di giocare un calcio all'altezza dei nomi che hanno questi due stadi. Mi sono dimenticato la prima. Cosa non le piace ancora? Dove può migliorare? Può migliorare. Noi guardiamo sempre avanti, vogliamo andare a creare ancora più spiragli dove ci possiamo infilare dentro per fare ancora meglio. Dobbiamo essere di quelli che tutti gli allenamenti portano dietro, come dicevo prima, un'etica professionale corretta, e da tutti gli allenamenti si trova sempre qualcosa da andare a proporre in campo e andarlo a mettere in pratica, perché se vieni qui e ti adagi su quello che potrebbe essere, non prendendo decisioni, ti ritrovi ad essere portato in giro nelle azioni degli avversari. Ecco. RAI e si prepara la Gazzetta dello Sport. Mister, Sì. un inizio di stagione esaltante sia in Champions che in campionato, complimenti che piovono da ogni parte, gli ultimi proprio da parte di Schröder, che poche ore fa ha detto: questo Napoli è superiore al Liverpool che pensavo avrebbe vinto il nostro girone, sarà una partita difficilissima. Può essere il problema tenere i piedi per terra con così tanto entusiasmo che si sta creando attorno alla squadra? Oppure ci dica semplicemente come fa? No. Allora, Schröder ha un po' esagerato nei complimenti in questo caso qui, ecco, per cui stia tranquillo che noi non modificheremo niente da quello che è il nostro atteggiamento che ci ha portato a giocare queste partite qui. Abbiamo sofferto molto l'anno scorso, ce la siamo creata sulla pelle questa opportunità. Venivamo da un paio di campionati dove ci sono mancate queste partite e tutto l'ambiente ce l'hanno ricordato giorno dopo giorno che noi dobbiamo stare qua, e ora che ci siamo verremo a giocare anche questa partita con il massimo della disponibilità al sacrificio, il massimo dell'attenzione. Domani sera non ci saranno cervelli distratti sul campo. Gazzetta dello Sport e si prepara la Repubblica. Buonasera. Senta, parliamo di potenzialità. 20 e passa anni di esperienza, anche 25 ormai. Questa è forse potenzialmente la squadra più forte che allena. Poi i conti si fanno sempre alla fine, però come sensazione sua, appunto quelle risposte che diceva prima, no? Ogni volta che lei cerca di riempire la partita di qualcosa di nuovo, questi ragazzi ci riescono, si vede.
partita per partita. Quindi anche queste sono risposte che penso che per l'allenatore sia il top, no? Lavorandoci. Noi bisogna, come sempre, spingere forte su ogni pallone senza rischio di arrivare all'incoscienza. Bisogna essere coscienti, bisogna essere bravi a interpretare quello che succede in una partita. Si va forte addosso all'avversario, si va a fare ricomposizioni altrettanto veloci perché la linea difensiva e le distanze di squadra debbono essere le stesse. Il nostro meglio lo vogliamo andare a guadagnare ancora sul campo partita dopo partita. Non siamo al meglio. Si può anche ora fare degli step in avanti e ci deve essere la volontà di credere in questo e di andarselo a guadagnare, come ho detto prima, partita dopo partita. Repubblica. Eccomi qua, buonasera. Volevo chiederle, secondo lei la qualificazione si deciderà in queste 2 partite in 8 giorni con l'Ajax? Ma dipenderà dai risultati, non lo so. Se saremo straordinari si potrebbe chiudere anche in queste 2 partite, però poi c'è di mezzo un avversario come questo qui che ha giocatori giovani, forti come noi, forse con un po' più di esperienza internazionale, con un po' più di esperienza di Champions League e altrettanto determinati a far parlare del nome che portano sulle maglie come i nostri. Penso che per noi sia un giocatore fondamentale. E quando ha giocato ha fatto vedere di avere quelle qualità e quelle caratteristiche che possono aiutare e dare sbocchi alla squadra. Come ho già detto in precedenza, io ho una squadra di livello come il Rosa e ho altri calciatori altrettanto bravi, per cui qualche volta ci può stare di dover fare il titolare per un minutaggio inferiore a quello che è il minutaggio della partita. Quello che diventa fondamentale è quando uno entra in campo, non entrare a sostituire un compagno, ma entrare per dare conoscenze nuove, cose nuove alla squadra per poter prenderci vantaggi e benefici a livello di squadra. E lui lo sta facendo. Ultima, Corriere della Sera, edizione Napoli. Sì, prima diceva Ajax e Napoli hanno in comune la voglia di costruire dal basso, di prendere il pallone e portarlo nella metà campo avversaria. Hanno anche in comune una grande rivoluzione estiva nell'organico, perché hanno cambiato tanto anche loro. Cosa le incuriosisce di più di questa Ajax rispetto a quelli del passato? Cosa mi incuriosisce? Più dell'Ajax attuale rispetto a quelli del passato. Io lo ripeto, io ho guardato l'Ajax attuale, non quella del passato, di quando ero bambino che giocava Johan Cruyff. Vabbè, è una squadra forte, è una squadra che gioca un calcio moderno, come vuole la tradizione di questo club, come vuole il nome che porta allo stadio, come vuole un pubblico esigente come quello di Amsterdam. E noi bisogna essere bravi per riuscire a portare il discorso dove lo vogliamo portare noi dentro la partita.
loro hanno questa possibilità di costruire basso e questa pallata facile addosso a dei calciatori tecnici e fisici davanti, per cui, come diceva prima Meret, dobbiamo avere le antenne dritte ed essere svegli ad aspettarsi di tutto, perché anche questo lo abbiamo già detto in Champions League, delle situazioni, dei palloni vanno a morire in delle zone del campo e poi te le ritrovi a prendere vita da un'altra parte con un solo calcio. Vai a conquistare una palla sul terzino destro di loro e ti ritrovi il terzino sinistro che ti punta la linea difensiva da quest'altra parte, per cui è questa continuità di essere pronti che farà la differenza. Ultimissima Info Napoli 24. Mister, buonasera. Sabato il Napoli ha iniziato un ciclo di partite, giocherà 12 partite fino al 12 di novembre, 8 in campionato, 4 in Champions. Quindi più o meno in 42 giorni, una media di 3-4, una partita ogni 3-4 giorni. Nelle rotazioni finora dei titolari, di quelli che lei ha chiamato tutti i titolari, non hanno riguardato ancora Di Lorenzo. Lo sappiamo il capitano quanto ci tiene lei e l'abbiamo visto anche quando è mancato la difficoltà. Nell'eventualità di una rotazione anche per il capitano, pensa che Zanoli sia la prima alternativa oppure avete studiato qualche cosa, anche qualche accorgimento tattico differente per ovviare in un ipotetico rotazione? Grazie. Ce ne sono più di uno di calciatori che hanno fatto un minutaggio importante, che sono monitorati in maniera completa, cioè si vanno a vedere i momenti che poi servono a valutare se il recupero è stato fatto bene e siamo pronti per la partita successiva, ecco. Questo caso qui ha preso uno di quelli che, come ho già detto più volte, è qualcosa che assomiglia più a un robot che non a un umano, perché lui, anche quando fa l'allenamento dopo la gara, ti manda dei segnali ben precisi su quello che è la sua condizione. Lui non abbassa mai, non ha mai un atteggiamento e parole differenti a quelle di un leader di squadra. E naturalmente è uno di quei calciatori che qualsiasi allenatore ne fa a meno malvolentieri. Zanoli è un calciatore moderno da un punto di vista di gioventù, perché vuol sempre attaccare, è un calciatore dove la sua caratteristica è quella di andare a ribaltare l'azione, perché ha forza, ha corsa. È chiaro che avendogli dato poco spazio per quello che è il livello di calcio da dove viene, c'è da farle delle valutazioni, però io ho completamente fiducia e se avessi bisogno in quel ruolo lì, come probabilmente ne avrò bisogno nell'arco del campionato, penso di non avere problemi. Magari bisogna valutare il momento che capita poi di averne bisogno, perché dipenderà anche da quello, ma penso di non avere problemi a farlo giocare al posto di un colosso come Giovanni Di Lorenzo, capitano. Professione capitano. Grazie a tutti. Grazie, buona serata. Grazie.